Usciti dal Duomo e tornati sul Sagrato, ci apprestiamo a salire sulla torre campanaria. Ideata come vedetta ai tempi della guerra del Vespro, è stata trasformata in campanile solo successivamente. Oltre 100 scalini ci portano fino alla cima, passando prima da alcuni piani intermedi. Ma da lassù, dalla terrazza, la vista che si apre davanti ai nostri occhi ci lascia letteralmente senza parole. L'arcipelago delle Egadi, la falce di Trapani con le sue saline e alle spalle delle campane tutto l'abitato ericino. Sembra quasi di poter toccare tutto con la propria mano. Ma adesso torniamo con i piedi per terra, perché la nostra visita non è che all'inizio. Erice è conosciuta sin dai tempi premoderni come la città delle 100 chiese. Noi ne abbiamo visitate alcune, seguendo uno degli itinerari possibili proposti dalle associazioni locali che li gestiscono. Dopo aver fatto un salto alla piccola chiesa di Sant'Isidoro a pochi metri dal Duomo, torniamo sulla strada principale. Ma il nostro stomaco ci avverte che è già arrivata l'ora di pranzo. Così, prima di continuare il nostro itinerario, ci fermiamo per un panino e una birretta, tanto per reidratarci. Senza perdere altro tempo, entriamo in un ex complesso religioso, oggi solo dei ruderi di un antico monastero, quello del Santissimo Salvatore. Fu un ex palazzo chiaramontano, risalente cioè al XIV secolo, e sembra sia stato costruito su più antiche cisterne, legate al culto romano di Venere Ericina. Visitiamo la cripta, gli ambienti di lavoro delle monache, il giardino e i forni, dove un tempo avveniva la panificazione per il monastero, per i poveri, e la preparazione di buonissimi dolci, passati alla storia con il nome di dolci di Badia, ancora oggi preparati nelle pasticcerie locali. Continuando con il percorso prestabilito, ci dirigiamo adesso verso la chiesa di San Martino, originaria dell'XI secolo, poi ristrutturata e abbellita da successivi interventi. Il bellatrio laterale ci dà il benvenuto e ci introduce al tempio, sede delle antiche congregazioni di San Martino e del Purgatorio. Attraversando strade a tratti piuttosto affollate da visitatori provenienti da ogni parte del pianeta, ci dirigiamo poi verso la bella chiesa di San Giuliano, una delle più antiche e importanti della città, con i bellissimi gruppi statuari dei misteri dolorosi, l'oratorio della congregazione, la sacrestia e la cappella della congrega dei 33. Visitiamo la casa santa San Francesco di Sales, magnificamente affrescata nel Settecento con le vicende della vita del santo. E infine la chiesa di San Pietro, con una piccola mostra permanente su presepi provenienti da ogni angolo del mondo. Facendo un ultimo sforzo, arrivando alle più distanti chiese di Sant'Antonio, di Sant'Orsola e alla Porta Spada, mentre costeggiamo le mura elime, ci accorgiamo di come l'ora scorra veloce, perché per la prossima e ultima puntata ci attendono le rupi dove sorgono i castelli. E nonostante non si trovi nel nostro itinerario, dobbiamo assolutamente entrare al castello di Venere, luogo su cui si ergeva una volta l'area sacra dedicata interamente ai culti precristiani.